Sei sepolto vivo da 3 milioni di anni. Nel buio assoluto, sotto una crosta di sale spessa 10 metri, in un deserto d'alta quota che sembra un altro pianeta. L'aria lassù è rarefatta, ma a te non importa. Tu sei intrappolato in un oceano sotterraneo, una salamoia densa e antichissima. Dormi un sonno chimico, legato ad altre molecole che ti tengono calmo. Ma il mondo sopra di te ha improvvisamente bisogno di te e farà di tutto per strapparti da quell'oscurità. Per capire perché sei così prezioso, dobbiamo tornare indietro, molto indietro. Non sei nato sulla Terra e, a differenza del ferro, non sei nato dalla fusione nel cuore di una stella massiccia, ma sei stato espulso dall'agonia di stelle che esplodono. Sei l'elemento numero 3, litio. Sei stato forgiato 14 miliardi di anni fa, nei primissimi minuti dopo il Big Bang, quando l'universo era solo una fornace di energia pura. Sei un pezzo di genesi cosmica. Eppure hai un difetto fatale, un'instabilità che ti rende allo stesso tempo pericoloso e inestimabile. Sei un metallo, sì, ma sei così leggero che se ti gettassero in una piscina galleggeresti. Il problema è che non galleggeresti a lungo. Se tocchi l'acqua pura, impazzisci. I tuoi atomi vibrano, si strappano, generano calore estremo, fino a esplodere in una fiammata cremisi. Odi stare da solo. Vuoi disperatamente cedere il tuo unico elettrone esterno. Per questo in natura non ti si trova mai puro. Ti nascondi sempre dentro le rocce o nel sale. Ma ora una macchina gigantesca sta perforando il tuo tetto di sale. Senti una pressione innaturale. La salamoia, in cui hai riposato per ere geologiche, viene improvvisamente aspirata verso l'alto. La gravità si inverte. Viaggi attraverso chilometri di tubi oscuri, schiacciato contro milioni di altri ioni come te. Non sai dove stai andando, ma per l'umanità sei appena diventato il petrolio del XXI secolo. Stai per emergere alla luce del sole. E la luce del sole, in questo deserto, è un'arma spietata. Sbuchi in superficie. La vista è surreale. Non c'è erba, non ci sono alberi. Solo immense piscine geometriche, grandi come decine di campi da calcio, dipinte di un verde fluo e giallo tossico. È qui che vieni riversato. Il sole delle Ande, spietato e senza filtri, inizia a colpire l'acqua. L'obiettivo degli ingegneri umani è brutalmente semplice: lasciare che l'acqua evapori nel cielo, stringendo il cappio intorno a te. Mese dopo mese, la tua prigione liquida si restringe. Ma c'è un problema enorme. Non sei solo in questa zuppa, sei circondato da ioni di magnesio, potassio, boro. Siete tutti mescolati in una danza caotica. E ai creatori di batterie il magnesio fa ribrezzo. Se finisse in una batteria, la distruggerebbe dall'interno. Inizia così una complessa alchimia chimica. Vengono pompati reagenti nella piscina. Il magnesio viene costretto a legarsi ad altri elementi, precipitando sul fondo come una neve pesante e inutile. Tu, invece, rimani in sospensione. Dopo 18 mesi di cottura solare, la concentrazione è perfetta. È il momento del colpo finale. Ti trasferiscono in un impianto chimico dove vieni bombardato con carbonato di sodio. La reazione è istantanea. La tua forma liquida collassa. Gli atomi si riorganizzano, cristallizzandosi in geometrie perfette. Cadi sul fondo sotto forma di una polvere bianca, finissima, immacolata. Carbonato di litio. Il nuovo oro. Sei appena diventato la materia prima più ambita del pianeta. Vieni insaccato, impilato in container e caricato su navi cargo mastodontiche. Attraversi l'Oceano Pacifico, dalle montagne silenziose del Sud America alle mega fabbriche pulsanti dell'Asia. Sei passato da una quiete geologica a un mondo che non dorme mai. Stai per entrare nella macchina. Stai per diventare il cuore di una batteria agli ioni di litio. E quello che ti aspetta lì dentro è una fatica
fatica senza fine. Benvenuto nella tua nuova casa. È stretta, sigillata e immersa in un liquido infiammabile. Da una parte c'è una struttura di grafite, un reticolo di carbonio che assomiglia a un condominio infinito e vuoto. Dall'altra parte c'è l'ossido di cobalto, la tua base di partenza. In mezzo una barriera porosa che permette solo a te di passare. Sei stato progettato per fare una sola cosa, un movimento che ripeterai migliaia di volte finché non morirai. Improvvisamente, un cavo viene collegato al muro. La presa di corrente spinge un flusso di elettroni nel sistema. È una forza irresistibile. Ti strappano il tuo amato elettrone esterno e lo spediscono dall'altra parte del circuito. Tu, ora carico positivamente e disperato, vieni spinto attraverso il liquido, attraversi la barriera porosa e ti infili a forza tra i piani del condominio di grafite. Sei intrappolato, compresso, pieno di energia potenziale. Questa è la batteria carica al 100%. Poi qualcuno scollega il cavo, accende lo schermo o preme il pedale di un'auto elettrica. Il cancello si apre. Senti il richiamo del tuo elettrone perduto dall'altra parte. Ti lanci fuori dalla grafite, nuoti disperatamente indietro attraverso il liquido, verso casa. Nel farlo, costringi il tuo elettrone a viaggiare attraverso il circuito esterno del telefono o dell'auto. Quel movimento di elettroni è l'elettricità. Il tuo disperato tentativo di tornare in equilibrio fa muovere il mondo. Avanti e indietro, centinaia, migliaia di volte. Carica, scarica, giorno e notte. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato. Un dettaglio che cambia tutto. Nessun sistema è perfetto. Ogni volta che fai questo viaggio, una minuscola frazione di te si scontra con il liquido e si cristallizza. Si formano delle scorie, dei detriti microscopici che intasano i corridoi. Lentamente, inesorabilmente, la batteria perde capacità, l'80%, il 60%, finché, un giorno, non riesci più a muoverti. Quando la batteria muore, il mondo si trova di fronte al suo più grande paradosso. Per liberarci dalla dipendenza dal petrolio nero, che brucia e soffoca l'atmosfera, abbiamo creato una dipendenza dal petrolio bianco. Ma estrarre il litio, ha un costo invisibile. Per ogni tonnellata di litio purificato, 2 milioni di litri di salamoia sono stati fatti evaporare nel deserto. L'acqua, nel luogo più arido del pianeta, è stata sacrificata per alimentare veicoli puliti dall'altra parte del mondo. E ora che sei esausto, bloccato in una batteria morta, cosa succede? Riciclarti è un incubo ingegneristico. Sei incollato a cobalto tossico, rame, alluminio e colle chimiche. Fondere una batteria richiede un'energia mostruosa. Frantumarla rischia di innescare incendi letali. Eppure, l'umanità deve imparare a farlo. Perché la Terra non ha abbastanza litio facilmente accessibile per sostituire ogni singola automobile a combustione. Il futuro non si scava, il futuro si ricicla. Se gli scienziati vinceranno questa sfida, tu non tornerai mai più nel deserto, non riposerai mai più nel buio del sale. Verrai estratto dal telefono morto e inserito in un'auto, dall'auto a un accumulatore solare e poi di nuovo. Un ciclo immortale di lavoro quantistico. Sei passato dall'essere un elemento dimenticato dalla geologia a diventare il sangue stesso dell'era digitale. Una polvere di stelle condannata a non fermarsi mai. Ogni messaggio che invii, ogni chilometro che percorri in silenzio, è alimentato dal respiro di una polvere nata all'alba dei tempi. Siamo l'unica specie che scava il cosmo dalla terra per intrappolarlo nel palmo di una mano. Io sono Renderium e questo era il battito del tuo mondo.